Dopo aver raggiunto Mompice, nella costa ovest ecuadoriana, ci addentriamo tra sentieri fangosi a colpi di macete nella foresta, dove incontro Manuel. Il Tarzan dell'Ecuador, che mi mostra i segreti della natura che abita questi luoghi. Ci lasciamo coccolare dalla bellezza di questi luoghi, tra un arcobaleno ed un tramonto, ma le avventure non sono ancora finite. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Siamo arrivati a Mompice, questa tranquilla località di pescatori. Sto andando alla spiaggia dove ci sono dei pescatori, dove posso contrattare un tour per vedere le balene, perché i tour che fanno ufficiali hanno dei prezzi veramente senza senso. Come immaginavo, parlando con i pescatori e la gente locale, si passa dai $20 a persona che ti chiedono i tour ai $10 a persona. E dopo 1000 negoziazioni e gente incontrata, pescatori e tutto, abbiamo finalmente trovato il tour, che però è con altri turisti. Oggi pioviggina, da quando siamo arrivati sta piovendo praticamente sempre. Ma c'è questo tempo che a me non dispiace, un po' malinconico, anzi dicono che in teoria quando il tempo è così le balene giocano di più, si divertono di più, e vediamo, siamo emozionati, è la prima volta che le vedremo. Questa è la lancetta che ci porterà in mare aperto. Svuotiamo l'acqua, prepariamo. Ovviamente mi sono buttato a prendere i posti davanti e ci sono riuscito e partiamo. Iniziamo il giro in lancia, carichi di entusiasmo, ma dopo appena qualche minuto ecco il primo imprevisto. Bene, si è appena rotto il motore, dobbiamo cercare una soluzione. Aspettiamo qua in mezzo al mare. Risolto il primo imprevisto ci rimettiamo in moto, ma un senso di pessimismo alleggia nell'aria. Ancora niente, ci siamo spostati verso una riserva naturale, dove ha rallentato un po' per vedere se si vede qualcosa. Il tempo è davvero grigio, ma aspettiamo e speriamo. Dicono che sia al 99,9% sicuro incontrarle questa stagione. Vediamo, solitamente sono più vicini alla riva, ora siamo già abbastanza lontani. Stiamo un po' iniziando a perdere le speranze. Avevamo negoziato 1 ora e mezza di tour e dopo più di un'ora ancora niente, e inizio a pensare di essere di quello 0,01% che non le vede, ma non ci arrendiamo. Ancora qualche minuto e pare esserci finalmente la svolta. Abbiamo incontrato ora dei pescatori che ci hanno detto dove l'hanno appena vista. Abbiamo un po' parato, ma stiamo andando là. Andiamo, fino a che? Stiamo tornando e non l'abbiamo viste, sono molto arrabbiato. Ora parliamo un po' lì con il responsabile, vediamo cosa fare, è veramente incredibile. Ritorniamo alla spiaggia, dove camminando nella sabbia ripenso alle beffe appena successe. Dicono che sia al 99,9% sicuro incontrarle questa stagione. Abbiamo incontrato ora dei pescatori che ci hanno detto dove l'hanno appena vista. Siamo emozionati, è la prima volta che le vedremo. Sostanzialmente quello che guidava
stava sempre a guardare il motore, non ha fatto nessuno sforzo, diciamo, per trovarle, e in più guidava. Poi io e Sofia eravamo davanti, quindi si sentivano di più i colpi. Con il mare un po' mosso prendeva le onde proprio dritto e quindi si prendevano dei colpi assurdi. Sostanzialmente ci hanno detto, ci hanno fatto pagare perché devono comprare la benzina per il prossimo tour, ma ci hanno promesso che tra un'ora parte il prossimo tour e ci fanno andare senza pagare. Abbiamo già il numero e tutto, quindi torniamo, e diciamo l'organizzatore di questi tour, che oggi non c'era, ha detto che viene anche lui e quindi di nuovo dovrebbe essere sicuro vederle, no? Il male di tutto questo è che oggi avevamo già delle altre attività in programma, perché domani dobbiamo continuare verso il nord, che in un paio di giorni entreremo in Bolivia, sì, entreremo in Colombia, e vediamo se adesso, tardando per tutto quello che è successo, riusciremo a far tutto. In neanche mezz'ora ci hanno trovato un tour e stiamo andando al volo, vediamo. L'energia ora è sicuramente più positiva, abbiamo trovato anche un gruppo di italiani, cioè nel senso un signore di Lecco che vive da 7 anni in Ecuador e simpaticissimi con i figli, e stiamo facendo un altro giro e siamo molto più ottimisti, vediamo. Ci portano dapprima vicino a spiagge e isolotti locali. Ad un certo punto vediamo però degli schizzi in acqua, ed ecco che... ci salta una balena davanti agli occhi, e salta ancora, ancora e ancora. Rimaniamo letteralmente senza parole. Riusciamo a immortalare il momento anche grazie a foto come questa, che ci faranno per sempre ricordare questa giornata. Ci portano all'isola Porterete, inclusa nel tour della famiglia a cui ci siamo uniti, e ripensiamo alle bellezze vissute negli ultimi giorni. Dagli avvistamenti nella foresta fino al più recente della Regina del Mare. Torniamo al van, abbiamo trovato uno spot per la notte niente male e ci facciamo un bel aperitivo vista mare. E vi salutiamo con la siembra, la nostra birra preferita, il mare e il tramonto. Il viaggio avanza rapido e intenso, neanche il tempo di festeggiare e finiamo dentro un fosso. Oddio mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Arriviamo così a Otavalo, dove incontreremo una famiglia indigena, di cui vi parleremo nel prossimo episodio.